Abbiamo l'agnellino coccolone, hai visto? Eccolo. Parco della Raffarella. Andiamo a cercare il casale Luigi Plus per l'aperitivo. Oggi vi porto con me nel Parco della Caffarella, a Roma, dove raggiungerò il mio amico Luigi Plus, autore del libro ZTL, Zone Traversate Libere, e creatore del celebre gruppo Luoghi Segreti a 2 passi da Roma. Qui Luigi ha organizzato un aperitivo speciale insieme ad alcuni avventurosi urbani. Roma è una città incredibile. In un attimo si passa dal caos della metropoli alla pace di un parco in cui da millenni pascolano le pecore e si produce ancora oggi ciò che nutre la città. Roma è sempre stata, fin dalle sue origini, una città urbana, ma anche agricola, e qui lo si percepisce in tutta la sua autenticità. C'è un'altra Roma, oltre a quella del centro dei turisti. È una città che merita di essere vissuta. Ecco, entriamo nel casale della Caffarella. Oltre ai monumenti famosi, nasconde un patrimonio sterminato che si svela solo a chi la esplora con curiosità e rispetto. Ecco Luigi, ciao. Allora noi andiamo a vedere Anna nel casale della Vaccariccia che ci prepara pane, formaggio delle pecore della Caffarella, circa 2000 pecore alla Caffarella, poi le vedremo. Quindi entriamo qui dentro il Parco della Caffarella. All'interno del Parco della Caffarella dal 1977 c'è un'azienda agricola privata che conduce un grande gregge. Facciamo la produzione di latte DOP. Con il latte DOP poi il caseificio ci fa anche la ricotta DOP, i naturosi, che sono quelli biologici, e il pecorino DOP. Il comune sta ristrutturando il casale della Vaccareccia. C'è la possibilità di vedere come si fa la trasformazione e tutto. Quella già è un posto unico al mondo perché è un parco archeologico nella città archeologica più importante dell'Inghilterra e questo parco arriva quasi al centro storico ed è pieno di testimonianze archeologiche che tra un po' andremo a vedere. Siamo in un luogo unico, questo casale pure, casale del 500, dove la nostra amica Anna ci sta preparando il formaggio delle loro pecore, ci sta tagliando il pane, avremo il vino, le olive e poi inizieremo a camminare, faremo un bel giro lungo i sentieri della Caffarella a vedere le testimonianze archeologiche più rappresentative di questo posto. Siete donde? De Barcellona. E lì arrivo. Si mangia? Pane, formaggio, olive, come i contadini. Sono 3 tipi di formaggio. Uno è quello di peperoncino, l'altro è quello fresco, lo spadellato, che fonde anche sulla piastra, e poi ce n'è un tipo che ha 1 anno, è stagionato e anche senza lattosio. I ragazzi per trovarsi che fanno? Se ne vanno al bar, ma al bar possono stare fino a quando consumano. Quindi loro per poter stare a lungo insieme dovrebbero continuare a bere, a consumare. Che ne pensi? Non ci avevo pensato, è un problema che poi i ragazzi vanno giù di spritz tutto il tempo, il costo e poi l'alcol che bene non fa. In this wonderful place to be here. It doesn't sound touristy. I'm eating local food, wonderful homemade cheese. So happy to be here. Come here, come and enjoy cheese and local wine. Siamo in una fattoria all'interno del parco, gustando un ottimo pecorino prodotto proprio qui, prima di partire per una passeggiata alla scoperta delle meraviglie nascoste della Caffarella. Salutiamo l'agnellino coccolone della fattoria. Eccolo qua. Ciao. E andiamo, dove andiamo Luigi? Cominciamo il giro archeologico. Con Luigi Plus, come sempre, ci aspettano percorsi fuori dall'ordinario, lontani dalle rotte dei turisti e spesso sconosciuti persino ai romani, che non escono dal proprio quartiere. È un'altra Roma, una città che merita di essere vissuta, perché oltre ai monumenti famosi nasconde un patrimonio sterminato che si svela solo a chi la esplora con curiosità e rispetto. Ogni
Ogni esperienza diventa sempre unica, divertente, sorprendente e sempre ricca di allegria. Questo è il terzo fiume di Roma. Dopo il Tevere e l'Aniene c'è l'Almone, il fiume sacro per i romani. Un tempo ci facevano i sacrifici, era onorato, e ora viene stato incanalato, intubato sotto le abitazioni romane e finisce al Tevere nascosto all'altezza del gasometro. Ma soprattutto di amore autentico per questo territorio straordinario che chiamiamo casa. Tevere, Aniene e Almone. Diciamo Luigi che questo è il parco dello sport, tutti sportivi, ho visto anche una palestra prima. Esatto, qui vengono a correre, a fare sport, è vero. E beh, considera che tutto intorno ci sono quartieri densamente popolati intorno alla Caffarella, quindi è pieno di persone che vengono. And you can rent bikes. Quindi dove andiamo adesso? Alla Fungaia. Questo tunnel, che cos'è? This tunnel. A Roman Aqueduct. This John is going inside. Mi fa freddo qua. Ok. Qua. Film it. Can you film it? Yeah, I'm filming. Sorry. Roots. Read from a book. Where are some roots? Over the What is it? Che c'è lì? Ciao, che c'è più avanti? Una ventola. Una ventola, dove? Faccela vedere, faccela vedere. Eccolo. E che pentola? Wow. Probabilmente per tirare fuori il radon. Il rame. Oh, ah. Penso che la ventola fosse per far girare l'aria per i funghi. He's right. He's right. And there is a group Ma of si muove in maniera naturale. Go further on. L'ho mossa io. Go further on and Oh, anche fosforescenti, guarda, fluorescenti, fluorescenti. Sono questi, Laura, sono tipo di Ken. pop. Una cartina dove c'è scritto: attenzione, questa mappa va rinascosta nel tubo prima di lasciare Moria, pena la persecuzione di nani, troll e orchi, nonché di Balrog. Okay. Guardate un po'. Balrog è il più It's pericoloso. their Ma c'è, e questo their sta in character. questo tubo. Questo è il tubo in cui dobbiamo. Either character of Tolkien, the Lord of the Rings. Yeah, ok. And this is the map. So you see, we're only at the very beginning. So this is all there is, and we're only here. Che labirinto. So there's a Oh, lot. yeah, I yes. want to show you the river. Just Yeah, ok. close. Quindi qua ci fanno giochi di ruolo, che ci fanno qua? Anche, sì. Cioè, dove è andato il nostro amico? Si è perso? Luigi! Vieni qua che ci abbiamo trovato la piantina segreta di Balrog. Balrog is a monster of the Tolkien invented. He Ci abbiamo il ruscello qua dentro, insomma, guarda che roba. Cioè, qui ci vuole la luce per forza, poi ci cala la luce, ci chiudiamo la luce e torniamo un po'. Io già non mi ricordo da dove siamo entrati. Qua. E risaliamo con la corda. Eccoci uscire. First time into a Roman Fa aqueduct. così caldo fuori. Qui ritorniamo sempre nei posti che ci sono piaciuti, come la Caffarella, che siamo stati a Capodanno. You are to Cashford. Ponteggieri a 300 metri. Park, there are at least 40 different geocaches. So if you're a geocacher, come here. It's great fun. There's so many to find over trees, in, hidden underground, everywhere. Ed ecco il ninfeo di Egeria dove esce l'acqua Egeria, Sì, la famosa acqua Egeria di Roma. diciamo che l'acqua Egeria esce un po' più giù. Però questo, tutte le ville imperiali avevano il ninfeo, che tra l'altro fu ripreso anche nel Rinascimento, e anche le ville rinascimentali avevano il loro bel ninfeo con le fontane. Siccome era un riprendere la cultura romana, era dedicato alla ninfa Egeria, che nella leggenda qui si appartava con re Numa Pompilio per consigliarlo. Sopra c'è il bosco sacro, e questo ninfeo fu fatto costruire da Erode Attico. A quel tempo era un miliardario, amico personale dell'imperatore, mi sembra Adriano,
il quale l'Adriatico sposò una donna ancora più ricca di lui e questa donna un dì fu assassinata. Tutti erano sicuri, sapevano che era stato lui a farla assassinare. Lui era talmente ricco e potente che sembra che corruppe i giudici e uscì illeso dal processo. E ovviamente lui disse che non era stato ad ucciderla. Vabbè, diciamo che fu assolto per via della sua potenza. E cominciò a costruire una serie di monumenti dedicati alla moglie. La moglie era Anna Regilla. Anna Regilla. E infatti c'è il tempio di Anna Regilla. Quel fumo, quelle pietre annerite, sono di una trattoria di un posto di ristoro di fine 800. Un tempo, noi perché i romani diciamo andare fuori porta? Perché i romani andavano veramente fuori porta. A nord uscivano dai piazzali da Porta Flaminio, andavano ai Parioli, che c'era l'aria buona, salivano sulla collina dei Parioli e lì c'era una trattoria. I romani di Roma Sud uscivano da Porta San Sebastiano, camminavano fino qua e si mettevano qua a mangiare e a prendere il vino. Poi quando fu inaugurata la tranvia per i castelli, andarono ai castelli a fare la gita fuori porta e qui fu abbandonato. Ah, ecco che si dice si va ai castelli fuori porta. Fuori porta col tramvetto che arrivava a Rocca di Papa. Un tramvetto che purtroppo non esiste più. Itaca, dai, io sto andando a Itaca. Ciao Itaca. Ciao. Il perro Itaca, guarda che bello il cane Itaca. Ciao. Grazie. E lei si chiama Itaca perché tornati da Itaca l'abbiamo adottata. Ah, ecco. La nostra avventura proseguendo all'interno della Caffarella. Il sole è già calato, ma ancora c'è un po' di luce. Quindi dove ci porti adesso, Luigi? Il punto più elevato della Caffarella, quello più panoramico. Andiamo al punto panoramico della Caffarella. Data di nascita. Loro mettono gli alberi quando nasce o muore qualcuno, da quello che ho capito. Qui ci sono degli alberi messi apposta, guardate, e qua pure. Qua in mezzo agli alberi, che sono, questo è stato piantato nel 2010 in occasione della nascita di un bambino, arriva qualcuno e c'ha questi alberi. Questo purtroppo è secco, ma ce ne sono di tutti. Molti sono secchi perché fa troppo caldo, sono quasi tutte querce. Poi non ci sono ulivi ma querce. Questo è un punto di osservazione privilegiato perché abbiamo una cisterna di epoca romana, poi abbiamo il famoso mausoleo di Cecilia Metella, dove sta. Qui abbiamo i quartieri densamente popolati che circondano Caffarella, quelli della Tuscolana, e poi soprattutto abbiamo lì il vulcano laziale, ovvero i Colli Albani, da cui originarono le eruzioni, il quale sembra fosse alto 2000 metri. Adesso è alto poco meno di 1000, quindi esplosioni e si dimezzò. Parliamo di 300-400 mila anni fa. It's incredible. We are in Rome. This is not out of Rome. We are in Rome, not far from the center. Not far from the center, yeah. Grande raccordo anulare. Sì, siamo proprio dentro Roma, la città. Questa è l'urbe, ragazzi. Questa Roma è così verde e agricola che nessuno lo sa, nessuno se lo può immaginare visto il traffico, ma guardate qui che cosa c'è. Sì. E soprattutto i romani ci hanno lasciato anche delle cisterne. Ecco Cecilia Metella. L'ultimo raggio di sole, vedi? Si è fatta notte e abbiamo prima fatto la pericena con il formaggio con le pecore della Caffarella, abbiamo fatto questo giro archeologico, siamo arrivati alla fine. Bene, grazie a tutti, vi aspettiamo amici di Airbnb.